Salve a tutti, siamo quelli di Gaze. Piano piano ci avviciniamo a qualcosa di pratico, di interessante. Siamo ancora nella parte, diciamo, nella parte enorme dell'introduzione di quella che alcuni chiamano ipnosi, noi chiamiamo rilassamento profondo, altri ancora nuova ipnosi. Abbiamo visto come dal magnetismo animale si è passati alla suggestione, alla suadenza della parola, alla fascinazione degli occhi, fino ad arrivare alla vera rivoluzione, che è quella del Novecento, del XX e XXI secolo, e cioè l'ipnosi ericksoniana, dove non esiste più neppure il confine. Il confine lo chiamiamo induzione. L'induzione è la tecnica, se volete, con la quale si può portare un soggetto in ipnosi o rilassamento profondo. Si può o si potrebbe, perché in effetti quello che trovate in ogni corso, in molti video, eccetera, eccetera, è totalmente inutile. Spesso è addirittura, quella che chiamiamo induzione, è addirittura un giochino per babbei, un giochino fatto per lasciare immaginare che dietro esista uno studio o qualcosa di legato alla mente. Potreste trovare il giochino delle dita magnetiche o delle mani magnetiche. Sono tutti giochi, appunto, abbastanza inutili ma funzionali solo per una cosa che spesso gli esperti, gli ipnotisti, soprattutto quelli di spettacolo, non vi dicono, e cioè quello serve solo per identificare i soggetti più facili, i soggetti più sensibili, i soggetti più suggestionabili, con i quali poi dimostrare facilmente. Quello che invece interessa a noi, visto che tutto questo lo trovereste ovunque, è iniziare a parlare di quel tipo di ipnosi o rilassamento profondo che non ha confine, che non ha induzione. La chiamiamo ericksoniana da Milton Erickson, ma è qualcosa di totalmente naturale. Il musicista, il suonatore che incanta i serpenti, in effetti non incanta nessuno, perché il serpente è sordo. Quindi non è né la musica né il piffero che incanta il serpente, ma i movimenti ritmati e ipnotici del suonatore. Questo per dire che nell'ipnosi più animale, senza confini, senza induzione, è proprio la comunicazione che avviene a livello profondo tra le persone che si relazionano a decidere, a programmare, a costruire un rapporto, che gli americani chiamano rapport, che permetterà poi un dialogo a livelli altri, a livelli profondi. In questa discussione, in questo discorso, in questo viatico strano tra l'ipnosi o il rilassamento profondo con induzione e quella senza confini, cioè naturale, cioè quella che incontrate naturalmente nella vita, è molto importante capire quando si è in ipnosi. Nella ipnosi tradizionale si cercano dei segnali che sono caratteristici, folcloristici, importanti, pesanti, ma non sono neanche questi necessari. Li elenchiamo perché sono tra le cose più inquietanti e più importanti che potrete incontrare
nell'ipnosi o rilassamento profondo, e cioè la catalessi, cioè l'irrigidimento potente del corpo, la letargia, e cioè il sonno profondissimo, molto simile ad una forma di quasi morte, l'anestesia o analgesia, e quindi l'addormentamento di una parte del corpo, e altri piccoli segnali, diciamo, molto concreti. Nella invece ipnosi o rilassamento profondo senza induzione, senza confini, quella che a noi interesserà molto di più, anche perché la parte utilitaristica è molto interessante, quello che bisognerà imparare a capire sono dei segnali molto minimali ma indiscutibilmente di trance, cioè di concentrazione polarizzata, cioè di ipnosi. Ad esempio gli occhi lucidi, oppure la pupilla dilatata, oppure la pupilla che si ristringe in midriasi, oppure l'arrossamento della sclera dell'occhio per qualche secondo. Sono piccoli, minimi dettagli che però inquadrano, ratificano la trance. A quel punto è possibile rendere forte, rendere potente, rendere diverso l'organismo. Adesso, per aggiungere un pezzettino che sta tra il folklore e la potenza vera, faremo una cosa molto semplice, una cosa abbastanza comune nell'immaginario collettivo, ma vi garantisco che è una cosa che utilizzeremo anche con questi mezzi, e lo capirete, e potrete iniziare ad approcciare perché è facile, comune e molto potente. E cioè, una delle forme di ipnosi più antiche, di un metodo per innestare il rilassamento profondo più antico, è la fascinazione. Lo abbiamo detto in altri appuntamenti. La fascinazione è l'uso degli occhi ed è l'utilizzo di una parte antica del cervello. Il funzionamento è un po' diverso, molto potente, ma diciamo lieve, fruibile, consueto. Gli sguardi. Allora, adesso noi, per fare qualcosa che spiegheremo meglio la prossima volta, inizieremo ad aggiungere uno sguardo in questo video che facciamo. È semplicemente uno sguardo con alcune precauzioni da annotare. La prima precauzione, o quantomeno la prima nota di servizio: nello scambio degli sguardi gli esperti non vi guarderanno mai negli occhi, ma alla radice del naso. È un errore, perché in quel caso lo scambio non avviene, ma è un errore che legittima proprio la forza dello sguardo. L'esperto non vi guarderà negli occhi proprio per paura di avere un'influenza dai vostri occhi. Quindi questa è la prova testimoniale della potenza dello sguardo. Adesso noi metteremo uno sguardo, in questo caso il mio, che però è semplicemente più allenato, ma è lo sguardo normalissimo di ciascuno di noi. Lo concentreremo nel video e voi provate durerà un minuto, pochissimo, voi provate a fissare quello sguardo. Se lo farete con impegno, con forza, come se aveste davanti quegli occhi, avvertirete un senso forte di rilassamento. Quel senso forte di rilassamento
porterà per esempio ad una distensione e a una vasodilatazione di muscoli, tendini, ossa, che percepirete proprio un rilassamento fisico e l'attenuazione, qualora esistessero, ad esempio, di contratture al collo, alle spalle, alla schiena. Sembra una cosa molto superficiale, ma vi garantisco che non lo è. Chiaro che difficile farlo in questo modo, però adesso come approccio, perché i nostri video cercheranno di andare molto più in là di quello che è naturalmente conoscibile. Quindi adesso noi concentreremo un minuto di sguardo, io guarderò la camera come se guardassi i vostri occhi e se voi volete, nella piena libertà dei vostri siti, dei vostri luoghi, del vostro divano, provate a pensare ai vostri fastidi fisici o alle vostre ansie o alle vostre contratture o ai vostri problemi e fissate quegli occhi, fate un bel respiro e fissate quegli occhi. Lasciate andare tutte le sensazioni che proverete. Al prossimo video vi spiegheremo bene e meglio come fare e come farlo. Adesso io mi avvicinerò all'obiettivo e metteremo un minuto di sguardo, semplicemente sguardo. Quello che abbiamo messo è un minuto di, o poco più, di sguardo, ovviamente mediato da un obiettivo. Voi, se volete iniziare ad entrare in un mondo interessantissimo, provate in piena libertà a fissare quello sguardo. Nel farlo fate prima un bel respiro profondo e poi cercate di seguire le sensazioni che proverete. Nel caso di uno sguardo tradizionale, normalissimo è iniziare a vedere doppio, sentire gli occhi stancarsi, sentire le palpebre divenire pesanti. Qualora avvertiste un senso o una sensazione di questo tipo, assecondatela. Dura pochissimo, ma vi accorgerete del rilassamento importante che inizia ad innescarsi. Se continuerete a seguirci, inizieremo a costruire dei semplicissimi passaggi con i quali potreste sorprendervi nell'avere degli effetti interessantissimi. Salve a tutti e al prossimo incontro, al prossimo video.